Today we're in Mezzana in the Dolomites, Italy, to see how Trentin Grana is made. Trentin Grana is part of the Grana family of cheeses here in Italy, one that comprises Parmigiano but also Grana Padano, and Trentin Grana is Trentino's special take on this iconic Grana style cheeses here in Italy. We're going to visit Caseificio Presanella, named after the Presanella mountain, which is 3,558 meters high, making it the highest mountain in Trentino. But what matters to us, it's what's on this other side of the camera, which is the cheese factory. Today we're going to meet with Flavio. He's going to show us how Trentin Grana is made. This is episode 3 of my Olympics special, where we tour around Trentino to discover the local gems here. With the excuse of the Olympics, of course, winter sports are a big part of the life here. We are in fact near Madonna di Campiglio, which is at the heart of the ski area, Italy's largest ski area that we can find here in the Dolomites. So the sentiments for winter sports and, dare I say, for local cheeses are both very, very strong. Today we're going to explore the cheese sentiment, of course. So without any further ado, let's get to know Trentin Grana a little bit better. Trentin Grana is part of the Grana family of cheeses specific to northern Italy. The name Grana literally means grainy, and that refers to the texture of the cheese. This family comprises Parmigiano Reggiano, Grana Padano, and regional mountain versions like Trentin Grana. Like other Grana-style cheeses, Trentin Grana is made in giant copper vats, holding 960 kilos of milk each. No, this is not a way to make the cheese more fancy. Copper is a crucial material to control how heat is distributed in the vat. Molto importante le temperature, i tempi, nel caseificio e sempre controllare tutto. Abbiamo l'orologio là, no? Perché lì ti segna proprio i tempi giusti e tu devi regolarti. Quindi quello che poi lo differenzia da un Grana e Parmigiano è la vostra, diciamo, lavorazione. Il latte e la nostra lavorazione. Cambia il tipo di latte ogni regione e così. Trentin Grana is made using the previous evening's milk and the morning milk. Today, Flavio and his team are working with around 14,000 liters of raw cow's milk, producing about 14 wheels, 2 from each vat. Quello la sera lo raffreddiamo, è un latte magro, invece quello della mattina è il latte intero, no? Allora si equilibra. Crea un equilibrio, sì. Sta appannando la telecamera. Rennet is added, and shortly after the curd is cut. Questo si chiama spino e serve per tagliare la cagliata del grana, del Trentin Grana. Deve essere una cagliata molto fine, tipo di grano di riso, diciamo. Vedi che sta iniziando a coagulare, più passa il tempo più si indurisce. Mettiamo ancora un attimino. Poi iniziamo a tagliare. Si va piano all'inizio. E dopo sempre più veloce. The curd needs to be cut quickly. Flavio sets a limit of 2 minutes per vat, so he needs to be very energetic. This is easier said than done. There are almost 100 kilos of curd in each vat. After the cut, the curd is cooked. This is another fast but crucial step for Flavio. How he handles the steam determines the texture of the final giant wheel that he will see in minimum 2 years from today. Mentre altri formaggi vanno più lente a cuocerli e farli girare, il Trentin Grana, questa è una pasta che deve indurire e non deve essere perfetta. Allora deve essere una velocità, a cuocerla deve essere veloci.
ci sono vari momenti di aprire il vapore e devi aprirlo nei momenti giusti. La cagliata un momento tira dentro il siero, nei momenti lo espelle e quando espelle tu devi capire che devi aprire di più vapore. Io con l'esperienza e con la mano riesco a capire quando è ora di aprire il vapore. Tra poco devo aprire ancora il vapore fino che arrivo a 54 gradi. Ma quindi più si riscalda la cagliata più cambia forma? Sì, si indurisce, si asciuga diciamo. Praticamente alla fine dei 54 la cagliata deve essere anche asciutta o hai fatto una bella lavorazione. Vedi, al momento la cagliata ti scappa, allora è ancora pronta, no? Vedrai che tra un momento non mi scappa più. Vedi che non scappa più, vuol dire che qua sta espellendo il siero, ora devo aprire il vapore. Vedi che adesso non scappa più. Ecco, abbiamo finito di cuocere. Adesso io controllo se ha una bella legatura. Vedi che bella... Quindi questo vuol dire che ha raggiunto... Ho fatto una bella lavorazione, dai. The vats have a special cone shape, which allows the curd to slowly sink to the bottom, where it will rest for about an hour. Vedi che adesso più passa il tempo, più non ce n'è, sta andando a fondo. Qual è la profondità? Sarà 2 metri. Per forza di gravità non viene spinto? No, sì. per forza di gravità. Dopo averlo lasciato riposare un'ora, iniziamo a raccoglierlo. Prendiamo la palla in legno e piano piano la facciamo venire a galla. Vedi che sta venendo a galla. Wow. Il mio vice la prende si guarda com'è e il casaro deve vedere com'è, se è bella uniforme, vedi che ha un bel disegno, no? Tutto uguale. La giriamo. Quindi questo è il fondo della pentola? Questo qua è il fondo della pentola, che è più stretto, e la tagliamo in 2 parti. Devo guardare da tagliarla belle, diviso 2 giuste, e dobbiamo separarla. Che da una pentola da 9 quintali e 20 circa escono 2 forme di Trentin grana, adesso pesano su circa 45 kg. Le attacchiamo per circa 5 minuti che si asciugano un po'. E togliamo un po' di siero. After draining, the blocks of curd go into molds to get their shape. At this stage, the wheels weigh around 45 kilos, and as they drain their whey, they will weigh around 38 kilos. Nella giornata ci sono le varie voltature, a mezzogiorno, alle 3
e alle 7 questa sera. Devo tenere un po' più o meno gli orari. Allora, il casaro ha un altro metodo per vedere se Trentin Grana sta lavorando bene. Questo si chiama pH-metro. Praticamente io guardando temperatura e pH, no, vedo se la forma sta iniziando a lavorare. Perché parte magari da una cifra 6,40, nelle 24 ore deve sempre scendere. E io vedo che sta scendendo, vuol dire che la forma sta lavorando bene. E si va sempre in discesa? Sempre in discesa, Sull'acidità, fino a un certo numero, dopo si ferma. E il pH all'interno del formaggio, su cosa contribuisce? Su tutto? Diciamo, per vedere se va avanti nella stagionatura e se lavora bene internamente, se è asciutta internamente. The cheeses stay in these plastic molds for 24 hours, and the next day, with the fresh branding stamped on, they move on to these iron molds, which also give them their iconic rounded shape. Questo è il giorno, questo è il numero della caldaia. Sono anche ancora molto morbide. Sì. Abbiamo la sera, dopo averle fatte la sera mettiamo le scritte, no? Il mese, la targa del caseificio. After another 24 hours in the molds, they go into brine. Wow! Quindi quanti formaggi ci sono qui più o meno? Praticamente ci stanno 24-24 ogni giorno. Ah, wow! Vedo una città di formaggi. Ogni giorno dobbiamo prenderle su e far posto Sì. e rimangono nella salina per 20 giorni. Queste sono dopo la salina, giusto? Dopo la salina stanno asciugando un po' e dopo le portiamo in magazzino alla stagionatura. Questo è il magazzino del Trentin Grana. Quindi quanti formaggi ci sono qui più o meno? Qua saranno 5.000. Wow! Le forme più stagionate che ci sono qui quali sono? Queste qua, vedi che sono più rosse. Vedi che sono più rosse, no? Queste sono stagionate. È quasi ora di adoperarle. Quanti mesi? Questo è quasi 24 mesi. As they age, the cheeses are turned and brushed regularly. At 8 months, an expert comes in for the battitura, literally meaning tapping, to check how the cheese is developing inside. Praticamente l'esperto ha un martellino di ferro. The battitore is somebody external to the dairy who can judge impartially. Vediamo la forma. Here, Flavio is demoing for us what would happen during the battitura. Dal suono, se cambia il suono, lui capisce se ha qualche difetto. Perché lui riesce a sentire se c'è Lui aria riesce a dentro. sentire, magari noi non sentiamo, ma dall'idea questa va bene perché ha lo stesso suono dappertutto, lo stesso uguale. Quindi deve essere uniforme. Sì, magari internamente ha un taglietto, lui te lo scopre. E si sente solamente dal suono. Dal suono, sì. Il formaggio per i primi 12 mesi si muove sempre, lavora sempre internamente, no? Si sta stagionando sempre di più e guarda se il formaggio è a posto. Magari il formaggio che ha un piccolo difetto di crosta
lo tagliamo a grana, Trentin grana fresco Sì. e gli altri rimangono fino ai 24 mesi a stagionare. Ok. Ma capita spesso che magari ci sia una forma non... Magari la macchina nel pulire la prende male, gli rompe un po' di crosta Sì. e allora ha un piccolo difetto. You can see the Grana Padano mark freshly fire stamped on the Trentin Grana wheels here. No, these wheels were not sneaked into the dairy overnight. The wheels carry both logos because Trentin Grana follows Grana Padano production framework. Trentin Grana production is much smaller than Grana Padano, but the wheels are still huge and require large amounts of milk, as well as a long time to make and to age. Because of this scale, producers in the area have chosen cooperation. Smaller dairies operate as cooperatives, bringing together farmers and cheesemakers. And the Trentin Grana brand itself is a part of the Grana Padano system, following additional stricter mountain rules. Trentin Grana ages for a minimum of 18 months, but many producers consider 20 to 24 months ideal. To open the wheel, Flavio uses a specific set of knives to ensure the cheese is not damaged. Questa è una forma di stagionato sui 24 mesi. Facciamo un taglio della crosta, la giriamo. E dopo con due coltelli così andiamo a iniziare a tagliarla. La giriamo. Quindi si fa lo stesso ad entrambi i lati, giusto? Sì. E adesso si dovrebbe rompere. Ecco fatto, forma stagionata tagliata. Ecco, non perfetta, ma tutta uniforme. Questa è la prima volta ovviamente che viene vista. Questo 24 mesi, quindi sempre latte invernale? Sì, sì. Dicembre 24. Quindi da cosa ti accorgi che è andata bene la stagionatura? E beh, tutta uniforme, tutta bella, stesso colore, tutto bene. Stesso procedimento. Ecco fatto, tagliata anche questa. La crosta è molto spessa? No, quei 2-3 mm Sì. va benissimo. Vuoi assaggiarlo? Sì. Formaggio molto dolce Sì, e buono, profumatissimo. con un buon profumo e va benissimo. Sì. Qua ho fatto un buon lavoro. Sì, sei soddisfatto di questi 24 mesi? Sono molto soddisfatto del mio lavoro Sì, sì. che ho svolto. Wow, sì, è veramente fantastico. Ci sono questi sapori diversi. Comunque più rimane in bocca, più è ricco, più aroma rilascia. No, ma il rendimento, cioè sì, il fatto che 24 mesi, già la complessità di
quella è l'area di montagna probabilmente. Ma voi la utilizzate la parola umami da queste parti o è troppo moderna? Per quella sensazione un po' di, diciamo, tra il salino e l'aromatico. Umami. Mai sentito. Così dici. Io sono più pratico Sì, che parlare, te lo dico davvero subito. ottimo. Thank you so much for watching. Let me know, what do you think of Trentin Grana? I have to say, I think this is my favorite Grana style cheese. It was amazing what it could be achieved with 24 months aging. We're not doing any comparisons here with Grana and Parmigiano, of course, because they are made in a similar way but in different parts of the country, and of course the taste is very different, the milk is very different. I mean, they don't have the Dolomites, that's for sure, but I'm pretty sure that the Alpine air and the Alpine milk has contributed a lot to this cheese. It was such a great discovery, and I think this is gonna become easily my go-to cheese now. If you have missed on episode 1 and 2 of my Olympic special on another cheese, Puzzone di Moena, Italy's smelliest cheese, and also some traditional Alpine cooking in the oldest Alpine hut in Trentino, you can catch up on them. I'm gonna leave the link down below, otherwise stay tuned. Episode 4 is dropping soon. This one is gonna be about an iconic cold cut of the Dolomites, Speck. I know you can't wait, I can't wait either. Well, fortunately for me, I'm shooting them both in one day. So my wait is gonna be a little shorter than yours, but I hope to see you there. Bye bye.